amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Quindi in genere le energie saranno queste: a favore maggior equilibrio o anche possibilità di riequilibrare alcune cose, sia come realizzazione interiore, maggior sensibilità, anche per chi, diciamo, secondo me può e vuole aprirsi all'arte, non solo nel farla, quindi consiglio, soprattutto in questo periodo, di muovere le proprie passioni, anche di semplicemente goderne e vederla con una mostra, con un concerto, eccetera. Anche come voglia di comunicazione che può aiutare a superare dei conflitti, quindi sì, si possono superare dei problemi relazionali e anche dei legami che si rafforzano. E non solo, perché possono presentarsi delle opportunità a livello pratico, di lavoro, di finanze e soprattutto di carriera. Di contro dobbiamo fare attenzione alla pigrizia, all'inazione, all'indecisione, all'eccessiva rigidità, severità. L'umore potrebbe essere abbastanza mutevole in questo periodo, in insicurezza e quindi portare instabilità nelle nostre azioni, nelle nostre idee e quindi anche incapacità di prendere delle decisioni. E adesso procediamo con il vostro primo oracolo, importante per capire più o meno a che punto ci troviamo della nostra vita intorno al 20 marzo e capire poi come procedere. Con il leone rampante il consiglio è quello di essere audaci, coraggiosi, perché c'è la realizzazione di un desiderio o di ottenere un risultato oltre le nostre aspettative. Ovviamente, essendo un'energia molto forte che deve essere gestita e incanalata nel verso giusto, allora di portare un po' di equilibrio e quindi se c'è un conflitto cercare di capire se vale la pena difendersi oppure se è meglio battersi, quindi di essere fieri, di essere coraggiosi. Questo periodo è anche molto adatto per chi vuole mettersi in mostra, nel senso abbiamo visto che sono favorite le cose artistiche, creative, quindi questo potrebbe essere un messaggio per chi fa arte e vive d'arte, o semplicemente per chi fa tante altre cose, però vuole mettere nella propria vita qualcosa di più bello, di più positivo, qualcosa che vi faccia stare bene e quindi che vi crea benessere. Vediamo l'altro messaggio che arriva dal cervo della luna. In questo caso il messaggio è di sostegno. E sostegno perché vuol dire che qualcosa favorisce e apre a un periodo positivo, però in qualche modo c'è bisogno di esercitare il proprio potere proprio per accogliere cose buone e quindi di affrontare le nostre sfide con coraggio. Effettivamente si riallaccia un po' quello che stavamo dicendo sin dall'inizio. Quindi sì, è vero, abbiamo possibilità di ottenere una vittoria, soddisfazione, abbondanza, prosperità, però dobbiamo sfruttare una scintilla, un qualcosa che può arrivare sia come sostegno, come aiuto esterno, sia invece come aiuto a noi stessi, quindi di impegnarci ulteriormente in qualcosa e quindi esercitando appunto il nostro potere. L'altro messaggio arriva dalla carta del rospo, un po' complessa come carta perché a me piace il rospo, capisco che invece può essere un po' antipatico perché parla di accettazione
di accettazione di un qualcosa che non funziona, che non va bene e allora quindi, dobbiamo cercare di capire come affrontarla o come gestirla. Parla di verità e cioè a volte, la verità è brutta, è amara, però la dobbiamo accettare per quella che è. Però attenzione, ha anche un altro significato, e cioè che forse non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi, invece dobbiamo riconoscere il nostro valore e non temere il giudizio degli altri. Anche, come altro significato è quello di guardare oltre la superficie e le apparenze. Magari qualcosa sembra brutto e invece non lo è, se lo osserviamo meglio, oppure se effettivamente, come detto prima, accettiamo una cosa che è negativa, però potrebbe esserci un risvolto positivo. Può anche riferirsi ad una persona che magari ha un atteggiamento rude, scostante, o non proprio consono nei vostri confronti, però vuol dire che oltre le apparenze dietro c'è qualcosa che noi non riusciamo a capire, quindi potremmo scoprire, diciamo, questa verità. A volte potrebbe essere un richiamo, un voler attirare la vostra attenzione. Certe persone non hanno la capacità di comunicazione, di dire direttamente quello che vogliono, o quello che desiderano, o aprirsi, con le loro emozioni, e allora, intraprendono delle azioni, o un tipo di comunicazione che può destabilizzarci. Quindi magari in base a questo che vi sto dicendo potete subito cercare di capire e intercettare chi potrebbe essere. E adesso andiamo a vedere altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo cosa vogliono dirvi. Ricordo che questo è anche un simbolo di fortuna perché forse qui non si vede bene, dovrebbe avere una monetina proprio nella bocca, però ovviamente diciamo la fortuna in qualche modo ci sta dicendo che può nascere anche da cose non positive. Poi procediamo proprio con questo oracolo dove, con la carta dell'amato, è ovvio che fa riferimento a qualcosa che amiamo, ma non solo. Può essere una persona, può essere, una nostra passione a livello personale, riguardo un obiettivo, un'idea, un hobby, quindi qualsiasi tipo di amore, questa carta ci consiglia di entrare in connessione, di accogliere, di valutare se donarsi all'altro o a qualcosa. Forse questo è il momento giusto per farlo, proprio per creare un maggior, legame, un qualcosa di più profondo, però che deve nascere sempre dal rispetto reciproco, o comunque se si tratta poi di una situazione, nel senso che, ci devono essere dei risultati, perché è questo, diciamo, il flusso di energie di ricambio, perché se poi, alcune cose non funzionano, vuol dire che o dobbiamo cambiare atteggiamento o c'è qualcosa che non va, che deve essere attenzionato, e questo vale anche appunto nelle relazioni nei confronti di una persona. Se noi ci accorgiamo di donare e donare e ancora donare, però dall'altra parte non c'è equilibrio, non c'è altrettanta cura e attenzione, allora cercate di capire se vale ancora la pena, o anche tentare di scuotere questa situazione. Il corvo ci permette di riconoscere la verità. Effettivamente abbiamo anche ulteriori indicazioni che vanno a rafforzare quello che abbiamo detto, e cioè la verità, riconoscere ciò che è autentico. Prima di tutto di essere fedeli a noi stessi, di dire no alle regole imposte, di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e che si fa. Quindi dal lato nostro di essere abbastanza sicuri di quello che vogliamo e di quello che diciamo, perché se prima pensiamo una cosa, poi ne facciamo un'altra, poi ne diciamo un'altra ancora, questo potrebbe destabilizzare e creare tensioni, creare distacchi, diciamo, eccetera. Quindi anche varie turbolenze, non solo nelle relazioni, però anche in quello che si fa nei progetti e nel lavoro. Quindi facciamo prima chiarezza, e quindi dobbiamo riconoscere e dividere bene quelle che sono le illusioni,
e quelle che invece sono, le vere cose, le cose diciamo positive. Troviamo poi un altro messaggio che è il serpente e questo ci aiuta effettivamente a gestire le cose in modo anche molto saggio. Dobbiamo trasformare qualcosa in realtà, quindi possiamo avviare una fase di rinnovamento delle nostre stesse energie, riconnetterci ai ritmi naturali ed esprimere la nostra passione, la nostra creatività, quindi di dare vita e forma a pensieri, arte, relazioni, diciamo, eccetera, in completa libertà. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!